Oggi parliamo di un vero e proprio capolavoro, una moto che ha stupito un pilota del calibro di Guy Martin. Sto parlando della Kriton CR700V. Mi chiedete anche il perché? Sentite qua. Prima di iniziare vi ricordo come al solito di dare una controllatina al tasto iscriviti. Se non lo siete i soliti indecisi, mi raccomando, vi ricordo, è gratis. Gratis, questa parola bellissima, non vi costa niente. Tac, pigiatina, e a me fa una grande differenza. Tornando alla Kriton, 220 cavalli a 10.500 giri e, sentite bene, in un 690 di cilindrata. Questi dati fanno di lei una delle moto più potenti sul mercato. Per darvi giusto un'idea, pensate che sprigiona 319 cavalli litro. Per chi non è mega esperto, vi faccio un paragone. Considerate che uno dei motori Formula 1 aspirati più potenti è stato quello della Ferrari F2004, guidata ai tempi da un certo Michael Schumacher. E pensate un po', generava 309 cavalli litro. Questa sinfonia celestiale. Invece, per fare un altro paragone sulle due ruote, le moderne MotoGP si aggirano attorno ai 300 cavalli litro. La CR700V in termini di ciclistica monta specifiche da superbike replica, impianto frenante, forcelle, mono. Nasce esclusivamente per un utilizzo in pista, esattamente come la Kawasaki H2R. Anche in termini di prezzo ha pochi paragoni. Pensate che parte da 110.000 euro e ne sono state prodotte solo 25. Nel settore è conosciuta come moto rotativa. Il nome ovviamente deriva dal suo motore, che è particolarmente diverso dalle classiche moto da pista. Nello specifico, al posto di pistoni, bielle e tutti i vari componenti che conosciamo classici, troviamo solo un organo meccanico che ruota all'interno di una camera, da cui il nome appunto rotore. Per dirla proprio bruttissima, come il cestello di una lavatrice. Pensate che al contrario del tradizionale 4 tempi, dove c'è bisogno che il pistone compia 2 movimenti completi in verticale per completare tutte le fasi, aspirazione, compressione, combustione ed esplosione, qui basta un giro solo. Questa moto è nata grazie a 12 anni di collaborazione tra Kriton e Rotron Power, un'azienda molto esperta nel settore dei motori rotativi. Ne fanno per tutti i gusti, usi aeronautici, marittimi, eccetera eccetera eccetera. E sì, sembrerà strano, ma questi motori sono molto in voga per la propulsione degli aerei. In realtà però questa particolare configurazione è nata negli anni 20 e brevettata nel 1934 da Felix Wankel. Wankel, vi dice qualcosa? Difatti è spesso conosciuta col nome del suo inventore, motore Wankel. Tuttavia, a causa della complessità di realizzazione di questo progetto, si dovette aspettare un bel po' prima di vedere veicoli stradali con motore rotativo. Nello specifico, la casa tedesca NSU fu la prima nel 64 a mettere in commercio un'auto con questo tipo di motore. E sulle moto invece, qui per gli spazi e per altri 1000 motivi è sempre più complicato, quindi abbiamo dovuto aspettare un po' di più. Il primo esemplare di moto rotativa fu la celebre Suzuki R5 del 73. Giustamente, so già, vi starete chiedendo, tutto molto bello, tutto molto interessante, ma cosa cambia in soldoni tra questo motore e un concetto tradizionale? Tendenzialmente questi motori, avendo un numero minore di parti in movimento, producono meno rumore ma soprattutto meno vibrazioni. Considerate inoltre che a parità di dimensioni un motore Wankel genera più potenza, quindi si riescono a ottenere dimensioni più contenute ma con più cavalli. Non è un caso che una delle cose più incredibili della CR700V è che con una moto da 690 di cilindrata si riescono a sprigionare 220 cavalli. Teniamo conto che oggi le MotoGP, che sono i mezzi più estremi al mondo su 2 ruote, ne sprigionano 300, ma con un 1000 di cilindrata. Purtroppo però non è tutto oro quello che luccica, se no tutte le moto avrebbero il motore Wankel. Quindi quali sono questi svantaggi? Primo fra tutti, la scarsa durata dei componenti, per non parlare del consumo di carburante e dei vari oli. Storicamente, infatti, per i modelli di serie questo progetto fu man mano abbandonato. Questo anche per le grandi emissioni inquinanti che producevano, talmente grandi già ai tempi da rendere difficile o quasi impossibile la loro immatricolazione, date le sempre più stringenti norme anti-inquinamento. Sappiamo, fatica.
Nelle auto invece alcuni progetti sono stati portati avanti negli anni. In particolare, vi ricorda qualcosa questa? I più nostalgici e appassionati l'avranno sicuramente riconosciuta. È proprio la Mazda RX-7 di Fast and Furious con il body kit Veilside. Un sogno per una generazione intera. E indovinate un po', quest'auto è stata veramente prodotta con un motore rotativo chiamato 13B 1300 di cilindrata e sprigionava la bellezza di 259 cavalli. Ma ancora, come dicevamo prima, non è tutto oro quello che luccica. Basta andare in giro su qualche forum su internet, e mi sono fatto le risate, andare a vedere, e i possessori parlano che dopo 30.000 km o rifai completamente il motore o quasi, o è matematica l'esplosione. Per non parlare dei classici problemi del motore Wankel che dicevamo anche prima, quindi olio che parte come se non ci fosse un domani, idem per la benza, è un salasso continuo, ragazzi. Ma prima di quasi sparire questo tipo di motore è stato portato vittoriosamente sempre da Mazda alla 24 ore di Le Mans con la 787B. Anche quel mezzo ha fatto appassionare una generazione intera. Chi non la voleva su Gran Turismo? Anno 1991 e prima e unica vittoria nella storia per un motore rotativo. Quest'auto iconica, unica nel suo genere, aveva un quadrirotore da 2600 di cilindrata che sprigionava 700 cavalli a 9000 giri. In pochi sanno però che teoricamente sarebbe stata in grado di raggiungere i 930 cavalli a 10.500 giri. Ma dato che la 24 ore di Le Mans non è una gara sprint e bisogna arrivare in fondo, l'hanno molto strozzata. Quindi deciso di non spingersi così in là e rischiare l'ennesima esplosione nucleare, insomma. Starei qui ore e ore a parlare di questo mostro, ma stiamo parlando della Kriton, quindi se volete un video dedicato su quest'auto qui, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Grazie all'ingegno di Kriton e Rotron Power, come dicevamo, è nata la CR700V, che riporta alla luce un progetto che sembrava praticamente abbandonato a se stesso. E un certo Guy Martin, pilota che ha nel suo curriculum giusto 17 podi all'isola di Man, ha provato questa moto e ci è rimasto male. Prima di partire il suo commento è stato: ma sì, ma non sarà niente di che, sono abituato a guidare i superbike da 8.000 cavalli e via dicendo, quindi secondo me non sarà niente di che. Dopo la prima sessione il suo commento appena sceso dalla moto è stato fottutamente veloce. Inoltre a caldo ha aggiunto: non toccate niente sulla moto, non sono in grado di dare un giudizio al momento, devo abituarmi, non ho mai provato nulla di simile. Pensate che nel circuito di Cadwell Park, dove lui ha provato, dove ho fatto vedere le immagini prima, ha raggiunto i 300 km/h, che ragazzi, non so se sapete com'è Cadwell Park, è un circuitino. E proprio per questo, appena sceso e grazie all'adrenalina che gli ha donato questa moto, dopo un secondo ha chiesto a Kriton di fare qualsiasi tipo di record possibile e immaginabile. Quindi già stanno studiando un modo per poter fare il record di velocità con questo incredibile mezzo. Secondo il creatore, con qualche accortezza aerodinamica ad hoc per Guy Martin e due cosine anche sulla moto, riusciranno a raggiungere i 321 km/h. Bene, che dire ragazzi, aspetteremo qui impazienti gli sviluppi e soprattutto cercheremo in qualche modo di trovare una di queste 25 moto in giro per l'Europa e magari tenteremo di provarla, sarebbe incredibile. Questo video si chiude qui, come al solito se vi è piaciuto like, iscrizione e tutto il resto, non sto qui a rompervi le palle. Come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.